Ciao amici, come state? Oggi sul mio canale, in anteprima assoluta, ho il primo tablet rugged dotato di proiettore. Avete capito bene, questo tablet è dotato di proiettore integrato che vi permette di proiettare su una superficie foto, file e video in alta definizione. E se tutto questo non vi dovesse bastare, è anche dotato di mega LED da campeggio da ben 800 lumen e dopo lo andremo a testare, 12 più 12 ossia 24 GB di RAM, 512 GB di spazio di archiviazione ed è anche dual SIM, ossia potete inserire in contemporanea due nano SIM oppure al posto di una delle due espandere ulteriormente la memoria di ben 2 TB. E avendo lo slot delle SIM ovviamente potete anche navigare fuori casa. E anche per quanto riguarda lo schermo siamo da top di gamma con un display da 10,95 pollici in Full HD Plus con ben 120 di refresh rate. E per quanto riguarda il suo cuore pulsante è dotato dell'affidabilissimo processore octa-core Mediatek Helio G99. Informo anche che il suo telaio è ultra resistente, veramente extreme, perfetto per l'uso in cantiere o se fate escursioni all'aria aperta, perché infatti ha superato i due test di resistenza, l'IP68 e l'IP69K, che lo rendono impermeabile, antipolvere e antiurto. E come ciliegina finale è anche dotato delle applicazioni attrezzi dove all'interno ci sono delle funzioni veramente esclusive come la bussola, il fonometro, il tachimetro, un ventilatore integrato e anche un'applicazione innovativa che gli permette di vibrare al suo interno per buttare fuori polvere o acqua se per caso vi dovesse cadere all'interno di un ruscello oppure in una zona molto polverosa. Tutte funzioni che dopo andremo a testare. E se tutte queste caratteristiche ancora non vi avessero stupito, sicuramente vi stupirà la capacità della batteria perché è dotato di una batteria al litio non rimovibile da ben 21.000 mAh. Detto questo, prima di partire con la recensione vi ricordo che nel primo commento e nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare e tutta la sua scheda tecnica. Sigla e partiamo con l'unboxing. Per quanto riguarda la dotazione base, oltre al nostro super tablettone, abbiamo l'alimentatore di ricarica, una ricarica rapida da 66 watt e l'ingresso è il classico tipo C. Come cavo di alimentazione abbiamo sempre un cavo doppio tipo C, come ormai è prassi in tutti gli ultimi modelli che ho unboxato, il manuale di istruzione, una bellissima cover ergonomica esattamente fatta su misura che protegge il vostro tablet dalle cadute e soprattutto dai graffi, il vetro temperato che potete applicare direttamente sopra lo schermo e questo comodissimo supporto che dopo andremo a montare. Per installarlo è molto semplice, come prima cosa va rimosso questo gommino che è presente all'interno del supporto. Ho trovato molto interessante questa fantastica moneta 8849 che viene usata un po' come cacciavite per andare ad avvitare la vite. La maniglia va inserita nella parte opposta rispetto al LED giallo, quindi esattamente in questa posizione. Una volta che l'avrete incastrata andate a inserire la vite e grazie a questa bellissima monetina avvitate fino a quando sarà fermata correttamente. Guardate quanto è ben saldo, è veramente un supporto molto resistente perché è in metallo, per cui sicuramente non si deteriorerà nel tempo e resiste anche agli agenti atmosferici essendo trattato. E l'altra funzione ovviamente può essere utilizzato come supporto per appoggiare il vostro tablet. Se fate una videochiamata vi basterà appoggiarlo e regolarlo direttamente con l'inclinazione che preferite. E ora andiamo a analizzare brevemente il telaio. Devo dire che l'aspetto è veramente super aggressivo, questa texture simil carbonio mi piace veramente tanto, abbinata perfettamente alla parte metallica presente nella zona inferiore. Direi che la parola tank con cui è stato coniato è veramente appropriato. Veramente bello anche il mega LED di colore giallo che svetta veramente nella parte posteriore. E ora andiamo a fare un breve tour di tutti gli slot partendo dalla zona inferiore dove potete trovare ben protetto da questo gommino protettivo lo slot USB di tipo C 3.5 e il jack 3.5 delle cuffie. Nel lato di sinistra troviamo il doppio tasto personalizzabile, uno di colore grigio e l'altro di colore rosso, il tasto della regolazione del volume, il potentissimo proiettore e la sua griglia di dissipazione. Nella parte superiore troviamo il regolatore manuale per la messa a fuoco del proiettore, lo slot per il nano SIM, vi ricordo che è dual SIM, e anche il tasto di accensione e di spegnimento che è munito anche di sensore di impronta digitale. Per quanto riguarda le dimensioni, ha un'altezza di 175 mm, una larghezza di 270, uno spessore di 23 mm per un peso totale di 1240 grammi.
Ed eccoci qua nell'home page di Android 14, vi voglio far vedere subito la velocità di scorrevolezza. Guardate anche nella navigazione quanto è rapido, beccatevi anche la super tendina, veramente impressionante. Come prima cosa vi voglio far vedere nella zona My Device che potete anche espandere la memoria interna tramite la Memory Expansion. Io l'ho già fatta, sono già a 12 GB extra, per cui un totale ben 24 GB di RAM. E ora andiamo a testare uno dei due pulsanti personalizzabili, quello di colore grigio che ho già impostato con 3 funzioni. La prima, con un clic si dovrebbe aprire YouTube, vediamo se si apre immediatamente, e se è aperto con il doppio tasto si dovrebbe aprire il Play Store di Google, e come ultima funzione, ossia la tenuta prolungata, lo screenshot. Vediamo se funziona anche questo. Ed eccolo qui. Per cui direi che è veramente un tasto molto utile dove potete personalizzare e inserirci tutte le applicazioni o le impostazioni che utilizzate di più durante la giornata. La batteria è un altro punto di forza di questo tablet, è anche compatibile con la ricarica inversa, ossia potete utilizzare la batteria di questo tablet per ricaricare altri dispositivi. E per quanto riguarda l'autonomia, lo potete usare tranquillamente più di 48 ore prima di doverlo ricaricare. E per quanto riguarda il display, vi voglio far vedere la luminosità di questo schermo. Adesso la vado a settare al minimo e questo è il massimo, e andando a ultimare il tour delle impostazioni mi voglio soffermare sulla sicurezza, perché è veramente da top di gamma, avendo sia il sensore di impronta digitale ma anche lo sblocco facciale. E ora li andiamo a testare. Partiamo dal sensore di impronte digitali. Vediamo la velocità di sblocco. Avete visto che rapidità? Proviamo anche a fare un secondo tentativo e direi che è veramente molto veloce. E adesso proviamo lo sblocco facciale. Guardate la rapidità di sblocco. Avete visto? Appena sono andato davanti allo schermo l'ha sbloccato immediatamente, per cui per quanto mi riguarda la sicurezza è approvato. Un'altra particolarità veramente molto interessante è il cassetto con le applicazioni degli attrezzi, come il test della rumorosità. Questa è un'altra applicazione molto interessante, ossia la funzione raffreddamento tramite ventola, che serve soprattutto per raffreddare il proiettore, ma può essere anche attivata manualmente con questo pulsante per dare ulteriore raffreddamento al vostro tablet. L'intensità non la potete capire dalla telecamera, ma per fare un ottimo test ho preso questo fazzoletto e adesso guardate in basso dopo l'attivazione della ventola. Guardate come si sposta, adesso lo vado a spegnere e adesso lo vado a riaccendere. Veramente tanta roba, per cui lo potete anche utilizzare un po' come refrigerio nelle ore più calde. Ed essendo anche impermeabile lo potete utilizzare anche per fare foto subacquee. C'è anche l'applicazione dedicata che, se andate a attivare, cancella direttamente il tocco sullo schermo, per cui potete tranquillamente fotografare in immersione. E un'altra funzione veramente super interessante: se per caso utilizzate questo tablet magari in un'escursione oppure in un cantiere pieno di polvere, terriccio e fango, se vi dovesse anche cadere, c'è questa fantastica funzione di drenaggio e di rimozione polvere che, se andate a far partire, attiva una vibrazione altissima, sentite? Spero che si senta dalla telecamera, che favorisce la fuoriuscita sia di liquidi che di polvere. Ci sono due funzioni: la prima per i liquidi, infatti si chiama drenaggio, e la seconda per la rimozione della polvere. Ed eccomi spostato nella mia sala cinema. Ho già posizionato il nostro bellissimo tablet. Guardate anche la potenza del proiettore, è veramente impressionante, spero che si veda bene dalla telecamera. Ho già precaricato il classico video della Costa Rica e adesso lo andiamo a vedere. Guardate che spettacolo! Il mio telo è da 100 pollici, spero che si veda bene dalla telecamera, perché essendo al buio magari ci sono un po' di linee, ma non sono dovute al proiettore. Adesso vi voglio fare vedere anche da vicino i particolari. Guardate gli occhi della rana e beccatevi le dimensioni della proiezione rispetto alla mia figura, per cui se scaricherete all'interno del tablet Prime, Netflix, potrete anche guardare insieme ai vostri amici video, partite in alta definizione e soprattutto con uno schermo superiore ai 100 pollici. E per finire sentite anche la qualità dell'audio stereo. Vado a mettere il microfono vicino al tablet, sentite anche i bassi, veramente tanta roba. E ora andiamo a testare il Mega LED a campeggio. Siete pronti? 3, 2, 1, via! Giro anche la telecamera così vi fate un'idea, sembra di essere completamente di giorno. Questa è la luce del mio smartphone e questa è la mega luce del nuovissimo Tab di Uniearth. Ma le sorprese non sono finite, perché è addirittura dotato della sirena della polizia. È potentissima, sembra di essere veramente in un telefilm americano. E come ciliegina finale vi voglio far vedere anche la funzione telecomando, perché bene sì, è dotato di sensori R, per cui lo potete utilizzare come telecomando aggiuntivo sia per televisori, robot e anche proiettori. Io l'ho già sintonizzato al mio Sony, adesso lo proviamo a accendere direttamente dal tablet.
Guardate che spettacolo! Immagino che anche voi vi abbia stupito perché non manca assolutamente nessun tipo di applicazione o funzione all'interno di questo potentissimo tablet. E ora siamo arrivati al test del comparto fotografico. Vi farò vedere una serie di foto e un video in alta definizione che ho registrato direttamente da questo device. Devo dire che questa 50 megapixel mi ha sorpreso positivamente, gli scatti hanno raggiunto un'ottima qualità nonostante una giornata parecchio nuvolosa. I colori risultano realistici e anche naturali, senza quell'overcolor che si trova in altri dispositivi, per cui se cercate un tablet che sia resistente, che abbia il proiettore impermeabile e che faccia anche buone foto, sicuramente potrebbe essere la soluzione che state cercando. Per quanto riguarda il prezzo, questo tablet è lanciato sul mercato tra i 450 e i 500 euro, che per quanto mi riguarda è veramente un ottimo rapporto qualità-prezzo per le sue caratteristiche. Mi è capitato spesso di trovare altri tablet di marche più blasonate con meno accessori, senza proiettore, con meno batteria, ad un prezzo maggiore rispetto a questo. Per cui per quanto mi riguarda il brand 8849 ha fatto veramente un ottimo lavoro. Se vi è piaciuta questa recensione, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!